I verbi riflessivi in italiano sono difficili? Ma no, non devi preoccuparti, oggi te li spiego io. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale parliamo di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Oggi in particolare parliamo di grammatica, dei verbi riflessivi, che gli studenti dicono che sono difficili, ma no, non devi preoccuparti perché sono molto facili e oggi te li spiegherò in modo facile e veloce. Prima di iniziare però voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF con tutte le frasi e gli esempi di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare questo documento con gli appunti di questa lezione, puoi semplicemente cliccare sul link qui sotto in descrizione, poi inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email e io ti invierò questo PDF completamente gratis. Ti assicuro che è davvero molto utile. Fantastico! Adesso iniziamo con la lezione di oggi e capiamo prima di tutto la differenza tra un verbo riflessivo e un verbo che non è riflessivo. La prima frase è: Marco lava i piatti, Marco lava i piatti. E la seconda: Marco si lava, Marco si lava. Nella prima frase, Marco lava i piatti, abbiamo il verbo lavare che non è riflessivo. Perché? Perché abbiamo un oggetto. Marco, il soggetto della frase, lava qualcos'altro, lava un oggetto, i piatti. Invece, nella frase Marco si lava, il soggetto è Marco, ma Marco lava se stesso, quindi Marco è il soggetto, ma anche l'oggetto della frase. Il soggetto e l'oggetto coincidono, sono uguali. Se capisci questo, hai capito i verbi riflessivi. Infatti i verbi riflessivi sono dei verbi che seguono una particolare struttura, costruzione, e in cui il soggetto è uguale all'oggetto, cioè il soggetto fa l'azione su se stesso. Per esempio, la mamma sveglia Luca per andare a scuola. La mamma sveglia Luca per andare a scuola. La mamma si sveglia. La mamma si sveglia. Nel primo caso, la mamma sveglia un'altra persona, Luca. Nel secondo caso, la mamma sveglia se stessa, si sveglia. Ovviamente il verbo riflessivo in questo caso è si sveglia. Ma come si coniugano i verbi riflessivi? È molto facile. Dobbiamo semplicemente coniugare il verbo normalmente e aggiungere prima del verbo il pronome riflessivo. Aggiungiamo mi per io, ti per tu, si per lui e lei, ci per noi, vi per voi e sì di nuovo per loro. Per esempio, coniughiamo il verbo svegliarsi, quindi la versione riflessiva di svegliare, al presente. Io mi sveglio, tu ti svegli, lui, lei si sveglia. Noi ci svegliamo, voi vi svegliate, loro si svegliano. È veramente molto semplice. Ma con il passato prossimo, dobbiamo fare attenzione a due cose. Prima di tutto ricorda che tutti i verbi riflessivi, senza nessuna eccezione, usano essere al passato prossimo o comunque nei tempi composti. Sempre, ok? Sempre. Poi devi anche ricordare di cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto, esattamente come facciamo con tutti i verbi che richiedono essere al passato prossimo. Quindi coniughiamo il verbo svegliarsi al passato prossimo. Io mi sono svegliato o svegliata se fossi una donna. Tu ti sei svegliato o svegliata. Lui si è svegliato, lei si è svegliata. Noi ci siamo svegliati o svegliate. Voi vi siete svegliati o svegliate. Loro si sono svegliati o svegliate. Quindi usiamo svegliato per il maschile singolare, svegliata
per il femminile singolare. Svegliati per un gruppo di uomini o un gruppo misto di uomini e donne, e svegliate per un gruppo di sole donne. Per esempio, ieri Luca era stanchissimo, perciò si è svegliato tardi. Qui usiamo svegliato perché Luca maschile singolare. Ma se il soggetto è una donna, Maria, diciamo ieri Maria era stanchissima, perciò si è svegliata tardi. Se abbiamo Maria e Luca insieme, quindi un gruppo misto di un uomo e di una donna, usiamo il maschile plurale. Per esempio, ieri Luca e Maria erano stanchissimi, perciò si sono svegliati tardi. Se abbiamo due donne, per esempio Maria e Giovanna, usiamo il femminile plurale. Ieri Maria e Giovanna erano stanchissime, perciò si sono svegliate tardi. Un altro punto importante dei verbi riflessivi è che a volte alcuni verbi, quando diventano riflessivi, cambiano significato. Il caso più comune che voglio insegnarti oggi è sentire. Normalmente sentire significa ascoltare o comunque usare le nostre orecchie per rilevare dei suoni, dei rumori. Sentire ha anche un altro significato, quello di provare sul proprio corpo delle sensazioni fisiche, come per esempio sentire il caldo o il freddo. Ma sentirsi? Che cosa significa? Beh, se sentire diventa riflessivo, sentirsi, possiamo usarlo per chiedere o anche dire lo stato fisico o mentale di qualcuno. Vediamo degli esempi. Ho sentito un rumore dalla cantina, andiamo a vedere. Ho sentito un rumore. Qui ovviamente usiamo la forma non riflessiva perché sentire un rumore, cioè usare le orecchie per rilevare dei suoni. Oppure sento molto caldo, apri la finestra per favore. Qui sento molto caldo, provare una sensazione fisica sul nostro corpo. Oppure come ti senti? Mi sento meglio oggi, grazie. Se io dico come ti senti, uso la forma riflessiva perché ti sto chiedendo lo stato di salute, fisica o mentale, e io dico mi sento meglio. Oppure posso dire mi sento molto triste oggi, di nuovo lo stato di salute mentale. O comunque parlo di un'emozione, mi sento triste. Posso anche dire mi sento felice, arrabbiato, nervoso. Quindi, come puoi vedere, possiamo usare sentirsi, la forma riflessiva, per lo stato di salute fisico-mentale o anche le emozioni. Quindi, hai capito come funzionano i verbi riflessivi? Hai visto? È facile, non devi preoccuparti. Se la lezione ti è piaciuta, non dimenticare di scaricare il PDF associato con tutti gli appunti e anche di lasciare un bel mi piace. Davvero, questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Quindi se vuoi mostrare il tuo supporto per queste lezioni che portiamo ogni settimana su YouTube, lascia un bel mi piace, ci aiuta tantissimo, e iscriviti anche al canale e attiva la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!